Mi chiamo Ali e faccio il camionista. Non sono il padrone del mezzo, sono un dipendente. Il camion è dell'azienda, il carico lo decide l'azienda, le rotte lo decide l'azienda. Io porto tutto dove deve andare e lo faccio bene, almeno credo. La mia settimana comincia il lunedì e finisce il venerdì sera, quando va bene. E il sabato mattina quando le cose si complicano, e le cose si complicano spesso purtroppo. In mezzo ci sono migliaia di chilometri, confini da attraversare, montagne, autostrade, maltempo, code, notti in cabina e telefonate a casa. Vi racconto come va davvero. Il lunedì la sveglia suona presto. Quando dico presto intendo le 2, le 3, le 4 del mattino. Non è un errore, per me è normale. Perché si parte così presto? Perché le strade la notte sono libere. Per i confini, la Svizzera, l'Austria, ci metto meno ad arrivare e quando arrivo passo prima. Prima di salire sul camion faccio sempre i controlli, pneumatici, luci, freni. Non è burocrazia, è la mia sicurezza, è quella degli altri. Poi avvio il cronotachigrafo, quello strumento che registra tutto, ogni ora di guida, ogni pausa, ogni chilometro. La legge è chiara, massimo 9 ore. O 2 volte a settimana 10. Pausa obbligatoria di 45 minuti. Ogni 4 ore e mezzo, non si sgarra, mai. La patente è il mio lavoro e il lavoro per me è tutto, forse. Il lunedì il percorso è quasi sempre lo stesso. Parto da casa, direzione sud, scarico. Poi direzione nord, prendo un carico per portarlo ai confini dell'Europa, oltre Alpe. All'inizio con questa quiete, le strade vuote, i lampioni che scorrono nel buio, c'è ancora qualcosa di bello, qualcosa di speciale, quella libertà. Poi lunedì comincia davvero col vero traffico. Il mio territorio è il corridoio Nord Italia, Svizzera, Austria, Germania, su e giù tutta la settimana. Sono rotte bellissime, devo essere onesto, le Alpi, il tunnel, i valici di montagna, in certi momenti con quella neve fresca sui bordi, il cielo che comincia a schiarire, ti chiedi se esiste un ufficio con una vista del genere. Penso proprio di no. Ma sono anche rotte impegnative. Valici alpini in inverno sono tutt'altra cosa rispetto all'estate. Il Brennero, il San Gottardo, il Sempione, il San Bernardino, ognuno col suo carattere e con le sue insidie. Attraversare i confini richiede documenti in ordine, tempi precisi e a volte code ai varchi. La Svizzera, in particolare con le sue regole trasporto pesante, orari, divieti, pedaggi specifici. Non sei preparato, perdi ore. Io sono preparato, anni di strade che insegnano tutto, qualche anno di esperienza, ma non sempre è vero. Sulle Alpi il metro non si discute, si rispetta e basta. La neve sui valici non è quella che vedete dalla finestra. È neve che si accumula in ore, trasforma una strada percorribile in un rischio reale. Le catene sono obbligatorie e metterle a bordo con il freddo e il traffico che passa non è esattamente rilassante. La nebbia sulle valli del nord è un'altra storia, pianura padana, novembre, mattina presto. A volte la visibilità è zero, e dico zero. Vado a passo un uomo, con i fendinebbia accesi e nervi tesi come le corde, e speriamo che vada tutto bene. Il ghiaccio, un altro nemico silenzioso, non lo vedi sempre, senti solo che il camion non risponde diversamente, le ruote che cercano il grip, un auto articolato da 40 tonnellate, non si ferma come un'utilitaria. D'estate invece il problema si chiama calore, ore in cabina con l'asfalto che brucia e tu che cerchi di arrivare in orario senza perdere la testa. Il maltempo fa parte del lavoro, lo sai quando firmi e non smetti mai di rispettarlo. Mi fermo quasi sempre tra le 5 e le 8 di sera, dipende dal carico, dalla strada e da come è andata la giornata. Prima mi fermo e prima trovo un posto, non perché sono prigo, ma perché guidare è anche stanchezza, è pericoloso. Punto. Quando il corpo dice basta, ci si ferma e non si negozia con la stanchezza. Lo so purtroppo. Nel mezzo della giornata c'è tutto, le code in autostrada, i cantieri esterni, i sorpassi dei colleghi, le rotonde dei centri industriali dove devi fare manovra con un mezzo lungo 20 metri, le telefonate all'azienda, le istruzioni
cambiate all'ultimo momento e succede spesso. Il traffico pesante sulla 1, sulla 4, autostrade che mi fanno quasi paura, sui ricordi. Le conosco a memoria, so già dove rallenterò, dove perderò tempo. Non ci sono giorni in cui tutto va storto comunque e non può farci niente. Si impara la pazienza o si cambia mestiere. C'è una cosa in cui non si parla volentieri, ma la devo dire. Sono gli incidenti. Sono sempre lì, vivi, in prima persona. A volte li trovi davanti a te, un camion sul fianco, le lamiere, le luci blu, ti fermi, guardi, sai che poteva essere chiunque, potevo essere io. A volte conosci chi era alla guida, un collega che sentivi alla radio, una voce, un familiare, un nome. La strada uccide, non è una statistica per me, è una realtà che porto con me ogni giorno. Per questo rispetto le pause, per questo quando sento gli occhi che si chiudono mi fermo, sempre. Non si negozia con la stanchezza. E quando alla sera parcheggio e spengo il motore c'è sempre un momento, uno solo, in cui penso, oggi è andata bene. Non lo do mai per scontato. Quando mi fermo per la notte arriva la parte che preferisco. Cucino sempre sul campo. Ho il mio fornellino, la mia padella, le mie cose. Non mangio schifezze ai distributori, mi preparo qualcosa da mangiare come si deve, un primo, qualcosa di caldo, dipende da quello che ho comprato, mi organizzo. Qualcuno mi guarda con la faccia strana quando io dico, per me è normale, anzi è uno dei momenti più belli della giornata, fermare il camion, scendere, respirare, mettersi a cucinare in quella piccola cucina che si porta dietro. Ogni tanto mi concedo il ristorante, soprattutto quando sono in Italia. Ogni tanto vale la pena sedersi su un tavolo, mangiare qualcosa del posto e staccare davvero, magari fare qualche chiacchiera con qualche collega. La cucina sul camion è qualcosa che il ristorante non ha, è tua, è casa tua, per quella notte. Dopo cena chiamo i miei, racconto com'è andata, tutto bene, o quasi sempre è vero, perché qualche volta nascondo qualcosa. Poi si dorme, con un occhio aperto, abitudini non paura. Senti ogni rumore fuori, ogni momento. Col tempo diventa normale anche questo. Purtroppo non si dorme bene. Il venerdì mattina sono in Austria di solito. Carico quello che devo caricare, merci, materiali, quello che l'azienda ha organizzato e poi punto verso casa, verso l'Italia, verso sud. Il venerdì la strada ha un sapore diverso, non è solo stanchezza, è quella stanchezza lì, quella buona, quella che ti ha fatto, quella che doveva fare per tutta la settimana. Se tutto fila liscio, arrivo a casa il venerdì sera. Se ci sono imprevisti, o ci sono quasi sempre, arrivo il sabato mattina. Gli imprevisti li conosco tutti, traffico, Brennero, controlli, confini più lunghi del solito, un problema tecnico al mezzo, una consegna slittata, non ci si arrabbia, o almeno non serve arrabbiarsi, si gestisce e si va avanti. Il venerdì sera, mentre scendo verso l'Italia, le luci della pianura padana cominciano ad apparire in lontananza. Mi rilasso, è quasi finita. Quando arrivo a casa, parcheggio il camion e spengo il motore. C'è un silenzio, in quel momento vale tutto. Dopo giorni di motore acceso, di strade, di rumori, quel silenzio è la cosa più bella della settimana. Scendo, entro, i miei mi aspettano, o stanno aspettando dormendo. Se arrivo nel cuore della notte, non importa, sono a casa. Una settimana intera compresa in quei pochi secondi. Il sabato e la domenica sono miei, mi riposo, sto con la famiglia, faccio le cose normali che durante la settimana non posso fare. E cerco di non pensare che il lunedì si ricomincia, ma il lunedì si ricomincia sempre. So che non ci pensate. Quando il pacco arriva a casa vostra, quando i negozi hanno le scaffalature piene, quando il supermercato è rifornito, non ci pensate ed è giusto così. Non è una critica. Ma dietro ogni consegna c'è qualcuno come me, che si è svegliato alle 3 del mattino, che ha guidato sotto la neve, sotto la nebbia, in un valico alpino, che ha mangiato qualcosa cucinato in un fornello, in una piazzola di sosta e che ha chiamato casa per sentire le voci dei suoi. Non chiedo compassione, chiedo rispetto per il lavoro, per la strada, per i tempi che devono essere umani. Io mi chiamo Ali, sono un camionista dipendente, parto il lunedì mattina alle 3 del mattino
e torno il venerdì sera quando va bene, o il sabato mattina quando si complicano le cose. E ogni volta che torno è una vittoria. Grazie per aver guardato il video.